Ehi, ciao! Oggi mi girano, eh? Oggi mi girano. Lasciami stare. Che è successo? No, oggi mi girano. Motore nuovo. Sono andato a girare. Ho cappottato 5 volte, 5. Guarda la testa. Guarda la testa. No, guardala, tutta graffiata. No. Cosa devo fare? Non devo andarci in quella pista che c'è la curva di cemento? Cosa devo fare? E mettici le fascette. No, no, le fascette io non ce le metto, non mi piacciono e non ce le metto. Ah, se non vuoi mettere le fascette io ce l'ho la soluzione comunque. Ah, ce l'hai? E dimmela, no? Te la faccio vedere. Favoloso. Vai. Le teste di raffreddamento dei nostri motori al giorno d'oggi sono dei piccoli capolavori, sono bellissime, multicolore, fantastiche e rompe un po' le scatole a tutti vederle graffiate. Quindi, se non volete che il vostro motore da così diventi così, beh, le soluzioni sono soltanto tre. Tre. La prima è non cappottare mai. E qui mi sembra una soluzione alquanto difficile da attuare. La seconda è metterci 4 fascette, come si è sempre fatto fino ad oggi, magari nelle piste dove ci sono tratte artificiali, curve in cemento, o comunque parti dove se viene effettuato un cappottamento il motore potrebbe danneggiarsi in modo eccessivo. Oppure c'è un altro sistema. Un'azienda ha realizzato questi, che sono dei copritesta gommosi che evitano il danneggiamento della testa. Esistono di vari colori, l'azienda si chiama FlexiCap, esistono di vari colori, compreso anche il colore trasparente. Quindi con il colore trasparente si vede tranquillamente la marca del motore e anche le grafiche e le anodizzazioni della testa. Chiaramente a me, se devo dare un parere, visto che io faccio recensioni imparziali, a me sinceramente non piacciono, però non piacciono neanche le fascette e non piace soprattutto la testa graffiata del mio motore. Quindi da oggi sulle piste particolarmente problematiche sul punto di vista dell'abrasione della testa, credo proprio che utilizzerò uno di questi sul mio motore, in modo che magari a livello estetico sicuramente perderà qualcosa, però sono sicuro di tornare a casa con la mia testa sana e salva, il che probabilmente non ha prezzo, anche perché i motori oggi come oggi sono una delle componenti più costose che noi montiamo sull'automodello. Bene ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questa mia brevissima recensione, spero come al solito di esservi stato di aiuto. Se volete contattarmi, avete qualche domanda, quesito, potete scrivere qua nei commenti su YouTube oppure contattarmi attraverso la mia pagina Facebook Fabrizio Teghesi RC oppure attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. A presto, ciao!